Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale col sorriso sulle labbra, ma fa freddo. Fa freddo in questa Amsterdam, ci sono 7 gradi. 7 è un numero che torna sempre questo 7. 7 gradi ad Amsterdam e meno 7. Meno 7 alla classifica della Serie A. Il Napoli ha 7 punti di vantaggio su Juventus e Milan. Io sono uno che esprime le gioie e non si nasconde. Ho goduto e non poco al secondo gol della Roma ieri sera, che ha pareggiato la partita con il Milan. Ovviamente l'ha buttata via il Milan la partita, ma siamo qui per commentare un'altra cosa, per commentare la partita del Napoli e tutti gli strascichi che ha portato. Come è finita la partita? È tornato Mertens a Crotone, vi siete rubati la partita, un'espulsione, 2 calci di rigore. Allora ragazzi, se vogliamo parlare di calcio giocato e di cose serie ne parliamo, altrimenti se vogliamo andare a vedere gli aiuti arbitrali di tutte le partite, io sono pronto a farlo perché ho preso appunti dalla prima giornata di questo campionato e ce ne sono tante, perciò mi limito solamente a commentare gli episodi pro o contro Napoli, ma gli altri delle altre squadre sono tutti iscritti e a tempo debito, e se ce ne sarà bisogno verranno tranquillamente letti dal sottoscritto. Comunque torniamo alla partita del Napoli. Il primo calcio di rigore che tanto ha creato scompiglio su tutte le testate giornalistiche, tutti i giornalisti, tutti quanti. Non c'è calcio di rigore. Ok. Premesso che il calcio di rigore è stato sbagliato da Politano malamente, quindi diciamo che sulla bilancia della partita ha pesato, cioè non ha pesato, perché comunque la partita è rimasta sullo 0-0, ma il calcio di rigore c'è o non c'è, è stato sbagliato. Che c'è o non c'è non sono io a dirlo, però il regolamento all'articolo 12 mi sembra parla chiaro e c'è una voce scritta in neretto che si chiama negligenza. La negligenza sta nel fatto che il difensore deve essere, prima, quanto più pulito possibile negli interventi e secondo, non deve mai disinteressarsi del pallone andando direttamente sull'avversario. Se noi riguardiamo il replay, il difensore della Samp il pallone non lo guarda e lo sguardo è rivolto verso Anguissà, gli dà comunque lo sbilancia con il braccio e Anguissà va a terra. Poi c'è lo scontro sul ginocchio, ma quella è una conseguenza della caduta, non è quello il calcio di rigore. Comunque, se la negligenza deve essere applicata, ci può stare, anche se minima. Comunque non è il primo calcio di rigore che è stato dato così, quindi non è il primo episodio. O andiamo a prenderli tutti quanti, quelli che sono stati fischiati, e li compariamo, altrimenti stiamo parlando di aria fritta. Comunque, detto questo, il calcio di rigore non c'è, va benissimo. Per me è ni. È un calcio di rigore che si può dare perché sono già stati dati altri calci di rigore simili, per contatti molto lievi e quant'altro. Comunque il calcio di rigore è stato sbagliato e va bene, la partita rimane sullo 0-0. Il Napoli comunque ha ritrovato un po' di frizzantezza, ha ritrovato più gamba, di partita in partita andrà sempre meglio, così come abbiamo cominciato il campionato. Ci vorranno secondo me altre 2-3 partite per arrivare al top della forma, per ovviamente esprimere il gioco di Spalletti, perché ci vuole gamba e ci vuole testa soprattutto, quindi arriverà il Napoli più forte di sempre, come era quello di un mese e mezzo fa, di fine novembre, scusate, di metà novembre, quando è cominciato il mondiale. Quindi è un Napoli che comunque è andato in vantaggio con un grandissimo assist di Mario Rui per Osimhen, che si infila tra i centrali e Di Tapin la butta dentro. Poi ci sono altre polemiche sull'espulsione che è molto chiara ed è alla luce del sole proprio, un fallo da ultimo uomo con Osimhen che è lanciato verso la porta.
è rosso da regolamento e purtroppo ci possiamo appellare su tutto quello che vogliamo, vi potete appellare su tutto quello che volete ma non sull'espulsione. Il secondo calcio di rigore è sacrosanto, lo si vedeva anche a velocità naturale e secondo me ci hanno messo pure troppo tempo a fischiarlo, perché se non si creava la situazione che comunque veniva richiamato l'arbitro dagli stessi calciatori, secondo me si sorvolava pure su quella situazione. Fatto sta che il braccio è largo, si aumenta il volume del corpo e il regolamento è chiaro, è calcio di rigore, 2-0. Io lo so che per tanti è difficile accettare che il Napoli poi, dopo la sconfitta con l'Inter, abbia ritrovato i 3 punti da subito, perché alcuni si aspettavano una sorta di crollo che non c'è stato. Quindi arriverà il crollo, arriverà più in là, perderemo altre partite, avrete tantissimo tempo per poter gufare. Ovviamente lo faccio anch'io, l'ho fatto ieri sera, l'ho fatto con l'Inter, lo faccio sempre. Ho detto l'Inter, ci sono altri casi da Maiola anche lì, possiamo parlarne fino a domani. Ci stiamo appellando al 3-1 dell'Inter che per amor di Dio era regolarissimo il gol ed è stato annullato. L'Inter avrebbe vinto la partita sicuramente, però non possiamo mai sapere se il calcio di rigore che c'era per il Monza al terzo minuto per il fallo di Acerbi avrebbe cambiato la partita e l'Inter poi sarebbe riuscito a dominare la partita e a ribaltarla. Non lo sappiamo, però o parliamo di tutti gli episodi, perché se vogliamo parlare solo degli episodi che poi fanno più comodo è molto facile. Comunque, questo era quanto per questo video. Non voglio far polemica sul regolamento e calci di rigore, io dico solo la mia, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, io vi leggerò tutti e cercherò di rispondere a tutti quanti come faccio sempre. E ripeto, dobbiamo essere obiettivi sulle cose. Il calcio di rigore di Anguissa può non starci, il contatto è lieve, ma se vediamo il regolamento per negligenza ci può stare. Il gol dell'Inter era da convalidare, il 3-1, ma era anche da assegnare il calcio di rigore per il Monza al terzo minuto, o quantomeno il VAR doveva richiamare l'arbitro per andare a rivederlo, perché comunque le gambe si incrociano, il contatto c'è e per me quello era calcio di rigore. Quindi dobbiamo sempre dare a Cesare quel che è di Cesare. Sempre forza Napoli, ragazzi, un grandissimo Napoli che è tornato a sorridere, sono tornati i 3 punti e soprattutto abbiamo allungato di 2 punti su Milan e Inter, che hanno impattato con Monza e Roma. Quindi comincia bene la settimana, in attesa della partita di venerdì, che per i napoletani e per me ovviamente è la partita più sentita di tutto il campionato. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, e sempre forza Napoli. Ciao!